Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video scopriremo quali sono le nuove parole ed espressioni italiane più difficili da imparare e internalizzare per gli stranieri. E lo faremo con la mia amica straniera Hannah. Che non è proprio una cima. Però non fateglielo notare. Shh. Ehi, ti va di venire con me dal parrucchiere? No, grazie. Sono andata dal parrucchiere. Anche. Ancora. Proprio? Non ho più altre paroline. Ha fatto? Già. Sono già andata dal parrucchiere. Oh! Non ho imparato bene questa parola. Già. Non ho ancora imparato bene questa parola. Sì, l'ho notato. In sintesi, usiamo già per indicare un evento o un fatto compiuto in precedenza, in un momento anteriore. Se invece fino a un determinato momento l'azione non si è verificata, useremo la struttura non ancora. Hannah è già andata dal parrucchiere. Graziana non è ancora andata dal parrucchiere. Puoi approfondire la questione e quindi scoprire anche tutti gli altri usi e significati di queste due paroline nei video dedicati proprio a loro, che puoi trovare in descrizione e qui in alto nella card. Quindi più tardi, quando terminiamo qui, se ne hai voglia, dai un'occhiata. Hannah, qual è il film che ti ha fatto emozionare di più? Il film che ho pianto di più è stato sicuramente Me Before You. Non riuscivo a smettere. Il film per cui ho pianto di più. Ma tu hai detto il film che ti ha fatto emozionare di più. Ah, lo so, il pronome relativo cui crea moltissima confusione agli stranieri, che tendono invece molto spesso a usare che, come tu hai fatto. Però ricorda, che sostituisce un soggetto o un complemento diretto. Il film che ti ha fatto emozionare. Qui che sostituisce il film, ma nella frase in cui abbiamo il pronome, infatti, il film è il soggetto del verbo ha fatto. Ed è quello che noi stiamo sostituendo con il che. O ancora, il libro che ho letto questa mattina era brutto. Sto sostituendo il libro con che. Ma nella frase in cui lo sto sostituendo, il libro è infatti il complemento diretto, l'oggetto diretto del verbo ho letto. Quindi ancora posso usare che. Ma si dirà il film per cui ho pianto di più. Perché il film, rispetto al verbo ho pianto, non è soggetto, non è un complemento oggetto diretto. È un altro tipo di complemento, introdotto da una preposizione. Ed è proprio in questi casi che abbiamo bisogno di cui, sempre accompagnato da una preposizione. E io come faccio a sapere cosa devo usare? Che o cui? E quale preposizione con cui?
Dipende tutto dal verbo della frase in cui stai sostituendo il nome con il pronome relativo. Devi insomma capire per quel verbo che ruolo ha il nome che stai sostituendo. La spiegazione che mi hai fatto è chiara. Grazie. I pronomi relativi, però, sono un argomento a cui dovrò dedicare molto tempo. Brava! Se vuoi saperne di più, sai dove andare. Non dimenticare di guardare il nostro video dedicato proprio a questo argomento. Lo so. La parolina proprio crea molta confusione agli stranieri, non soltanto per come si scrive, ma anche per la sua pronuncia e ovviamente l'uso. Proprio. Brava. Però è proprio difficile. Devo proprio impegnarmi per riuscire a pronunciarla bene. Ottimo lavoro! Hai una penna da prestarmi? Sì, le ho due, prendile. Ne ho due. Comunque grazie. Ma io ho le penne. Io le ho. Vero, ma se stai esprimendo una parte di una certa quantità, allora devi usare la particella ne invece del pronome diretto. Oh, grazie. Ne penserò la prossima volta. Ci penserò la prossima volta. Oh. Io penso di una cosa. Io ne penso. No? No. Il verbo pensare regge la preposizione a, non di. Perciò non puoi fare la sostituzione usando la particella ne, che invece sostituisce di oppure da qualcuno o qualcosa. Dovrai usare la particella ci, che invece sostituisce, tra le altre cose, a qualcosa. Penso che tu debba ripassare ancora una volta come si usa e cosa significa la particella ne. Ho mangiato caviale ieri sera. Ma dai, dove? Era buono? Non l'ho mai mangiato. Buonissimo. L'ho mangiato su uno yacht alla festa organizzata da George Clooney. Ma dai, smettila. E io che ti sto anche a sentire. Ma dai. L'ha usato prima. L'ha usato adesso. Sì, ho usato l'espressione ma dai 2 volte con significati diversi. La prima volta ci ho creduto e quindi stavo esprimendo stupore, meraviglia per quello che avevo ascoltato. Poi ho capito che mi stavi prendendo in giro. Quindi il secondo ma dai era solo un'esclamazione per indicare che sapevo che quello che mi stavi dicendo era una stupidaggine. Tutto qui? No, infatti. C'è ancora un terzo significato e uso di ma dai, e cioè come esclamazione in risposta a qualcuno che ci dice qualcosa di scontato, ovvio, banale, che noi già sapevamo. Che casino! Non studio abbastanza. Devo impegnarmi di più.
Ma dai! Marco ha comprato un cellulare nuovo e si è rotto a lui il giorno dopo. Sì, gli è rotto il giorno dopo. Si rotto. Ah, gli si è rotto il giorno dopo. Gli si è. I pronomi doppi sono già un casino, ma se si aggiungono i pronomi riflessivi e il si impersonale, non si capisce più niente. Lo so, però provo a riassumere in breve le regole. Ma poi non dimenticare di approfondire comunque le questioni guardando i nostri video, quello sui pronomi diretti e indiretti insieme, quindi pronomi doppi, e quello sulla spiegazione del sì impersonale. In pratica, se abbiamo due pronomi, quindi pronomi doppi, uno indiretto e uno diretto, il pronome indiretto andrà sempre prima di quello diretto. Io compro il libro a te, io te lo compro. Se abbiamo un pronome indiretto e uno riflessivo, come nel tuo caso, useremo prima quello indiretto e poi quello riflessivo, prima del verbo. A me si rompe la lavatrice. Mi si rompe la lavatrice. Ma voi state capendo? Se abbiamo un pronome indiretto o diretto con il sì impersonale, anche in questo caso dovremo usare prima il pronome diretto o indiretto e dopo il sì impersonale, immediatamente prima del verbo. Si racconta la storia. La si racconta. Si telefona al presidente. Gli si telefona. Ah, che bella questa canzone! Devo cercare il testo però. Io ti chiamo tanto. Tu non mi rispondi. Io ti chiamo tanto. Tu non mi rispondi. Io ti chiamo tanto. Tu non mi rispondi. No. Tanto in quella frase ha un significato diverso, molto diverso. Non esprime una grande quantità e si tratta piuttosto di un uso colloquiale, informale. Lo si usa un po' con il significato di perché, in ogni caso. Lui sta dicendo io ti chiamo perché in ogni caso tu non mi rispondi. Quindi, se usiamo tanto con questo significato, stiamo dicendo che facciamo una certa cosa perché sappiamo che comunque ciò non cambierà niente, in qualunque caso. Per esempio, ho spento il telefono, tanto non mi chiama nessuno. Cioè, io faccio una certa azione, quella di spegnere il telefono, perché so che comunque questa mia azione non porterà nessun cambiamento, dal momento che nessuno mi chiama. Oh, bello! Ma dov'è Hannah? Eccomi! Ciao, mi presti la tua carta di credito? Eccola! Grazie! E wow, mi hai stupita! Perché devo dire che molti stranieri non sanno che per sottolineare la presenza di qualcuno che è appena arrivato o per sottolineare qualcosa, l'entità di qualcosa che si sta
dando a qualcuno, gli italiani usano l'esclamazione ecco, spesso accompagnata da un pronome che indica che si riferisce alla cosa o alla persona di cui si vuole sottolineare la presenza. Eccomi, eccolo, eccole, eccoti. Ecco, modestamente. Sì, devo ammettere, tu probabilmente non ne hai bisogno. Però se c'è ancora qualcuno a cui sfuggono tutti gli usi e i significati della parolina ecco, beh, allora dovrebbe guardare il video dedicato proprio a questo argomento. Posso entrare? Prego. Non ti ho ringraziato. Perché mi dici prego? Perché in italiano prego si usa anche come espressione di cortesia per sottolineare azioni, gesti cortesi, gentili. Posso farti una domanda? Prego. Si usa molto prego in questo modo? Beh, sì, soprattutto per esempio quando facciamo passare prima qualcuno o se apriamo la porta a qualcuno. E se io non volessi confondere questo prego con la risposta a grazie, beh, allora dovresti imparare tutte le alternative per rispondere alla parola grazie. E anche voi lernamici, proprio come Hannah, se volete sapere altri modi per dire prego quando qualcuno vi ringrazia, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece l'argomento che vi crea più confusione in italiano non era tra questi, vi consiglio di passare dal nostro sito learnamo.com e fare una ricerca lì, perché veramente ci sono tutte le altre nostre lezioni di grammatica, però anche di cultura italiana. Se ti piacciono i nostri contenuti e hai voglia di aiutarci a produrne di nuovi, puoi farlo attraverso il bottoncino con il cuore su YouTube oppure cliccando sul link che trovi in descrizione. Grazie per il tuo sostegno, te ne siamo grati. E non dimenticate poi di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace che ci aiuta molto e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate poi di lasciare un bel commento, fatemi sapere se ci sono altri dubbi sulla lingua italiana che voi avete. E perché no, potrei realizzare una seconda parte di questo video. Magari con Hannah, se vi sta simpatica, che ne dite? Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!